Bentornati ragazzi, oggi siamo qua di nuovo per il primo video spiegando ogni cintura. Oggi partiremo con la cintura bianca. Cosa aspettarsi da una cintura bianca? Allora, la cintura bianca rappresenta il passo più importante per una persona che vuole iniziare a Brazilian Jiu-Jitsu, cioè che parte da non aver niente ad aver preso la decisione di recarsi in palestra per imparare un'arte marziale, per rispettare certe regole, per entrare in un ambiente che lei non conosce. Quindi serve molta fiducia in se stesso, molto coraggio per poter entrare in un posto dove non sai cosa aspettarsi, hai un'idea vaga di ciò che ci aspetta e non sai chi troverai al suo interno. Allora, questa cintura rappresenta l'inizio di tutto, come vi dicevo prima. E cosa molto importante da sapere è sapere le regole. Una cintura bianca che arriva in palestra non sa le regole, non sa come deve comportarsi, non sa come fare le cose e ci vuole una guida non solo dal maestro ma anche da altre persone, altre cinture più graduate. Quindi è un dovere di tutti guidarla verso questo cammino. Allora, una cintura bianca che arriva sul tatami non sempre è una persona inesperta. Può arrivare anche da altri sport, per aver fatto sport di contatto, sport di squadra, ad esempio rugby, calcio, basket, e quindi è molto importante che lei impari la coordinazione o se ha avuto infortuni da altri sport su come non farsi male sul tatami con gli altri. Il consiglio più importante che posso dare a una cintura bianca è quello di provare il più possibile tutte le tecniche, fare più esperienza possibile, perché è tutto nuovo e tutto bello, e di non fermarsi soltanto a voler passare la guardia perché magari è uno sovrappeso, oppure voler solo fare guardia perché è una persona più flessibile. Provate il più possibile perché è dove imparerete di più. Se vi limitate solo a fare una cosa, farete quello per anni, che non è una cosa buona. Quindi imparate il più possibile, seguite quello che vi dice il maestro, anche se vedete tanti video online con tante cose diverse, vi consiglio di seguire sempre il suo consiglio, perché quello che vi dice lui vi aiuterà a creare un gioco. Se invece imparerete tecniche a caso di qua o di là, finirete per sapere una tecnica in più, sì, ma non saperla mettere nel proprio gioco. Quindi se ne vedete, non dico che sia sbagliato vedere le tecniche online, io stesso le metto, ma fatele vedere ai vostri insegnanti in modo che possa dirvi o consigliarvi o guidarvi se va bene per il vostro gioco oppure no. Per molti la cintura bianca è la fase più difficile del Brazilian Jiu-Jitsu, perché si è il sacco da box di tutti quelli più graduati e quelli che lo fanno da più tempo. Ma è proprio lì che nasce la resilienza della cintura bianca. Voi non dovete arrendervi, che prima o poi arriva il giorno che, come dico io, vi sbloccherete e tutte le mosse che avete imparato salteranno fuori e per magia, come dice qualcuno, riuscirete a sopraffare quella persona o avere anche solo dei punti di vantaggio, fare quella mossa che tanto volevate che fino al giorno prima non vi veniva. Parlando della mia esperienza personale da cintura bianca nel Brazilian Jiu-Jitsu, è stata un po' particolare, perché io arrivavo già dal judo. Il judo, i piedi, sapevo già fare qualcosina, quindi me la cavavo facilmente contro quelli che facevano già Brazilian, mentre la mia lotta a terra era molto limitata. Non è stata tanto difficile come può essere per qualcuno che non abbia fatto niente, però non è stata facile neanche per me. Che cosa ho imparato? Seguendo i consigli che vi ho detto prima, ho imparato tante cose. Prima cosa ho dovuto dimenticare certi comportamenti della lotta a terra come facevo da judo, come camminare con le ginocchia, cercare di stare alzato con le ginocchia a tutti i costi, oppure quando qualcuno cercava di prendermi la schiena, quello di mettermi schiena a terra e bloccare lo strangolamento. In quel modo lì era sbagliato, quindi da un certo punto ho dovuto disimparare per imparare di nuovo. Questo è stato il video che parliamo della cintura bianca, con le mie esperienze ed alcuni consigli. Spero possa essere d'aiuto a qualcuno che abbia appena cominciato, che voglia iniziare o che sia già per prendere la cintura blu. Se vi è piaciuto mettete like, seguite il canale e ci vediamo al prossimo video che parleremo della cintura blu. Uss.